Ciao popolo! Allora, oggi video semplice. Parliamo di bisellatura, ma ne abbiamo parlato tante volte. Ma la bisellatura conviene farla su sintetica o farla su naturale? Pro e contro, scusate, sto facendo un'altra cosa. Eccola qua. Pro e contro, meglio una o meglio l'altra? Cosa mi conviene, cosa non mi conviene, ma subito dopo la sigla. Eccomi qua. Allora, aspettate, mi faccio un po' di posto, che qui il mouse che mi rompe le scatole. Allora, è inutile ripetere sempre le stesse cose. Vado subito al succo. Andiamo a vedere il piano di lavoro. 2 pietre da bisellatura. Una straconosciuta, sintetica, la Naniva serie Professional da 3000, Grit 3000, e una Macusa bianca. Pro e contro? Adesso li vediamo, com'è? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto facciamo subito il primo paragone. Confrontiamole sui prezzi. Questa costa più del doppio di quest'altra. Le pietre naturali da affilatura sono tanto più costose quanto più sono fini, ma se andiamo sui bassi grit, le pietre da affilatura, anche quelle naturali, costano molto poco. Qui stiamo parlando di una giapponese, straconosciuta, chi c'ha questa, chi c'ha la Binsui, chi c'ha la Macusa bianca, chi c'ha la Joaco, chi c'ha, oddio, manco me vengono più tutti quanti i nomi. Comunque vengono tutte più o meno dalla prefettura di Kumamoto. Ripeto, anche le giapponesi naturali, se sono di basso grit, non sono costose. Messa a paragone con la sintetica, questa sintetica costa più del doppio. È vero, è la migliore della sua categoria e io l'ho scelta apposta, ne avevo altre meno costose. Dico, però tu vedi imbrogli, che voi siete dei maledetti. Allora no, prendo proprio la migliore che ho e faccio subito questa cosa. Basta chiacchierare, andiamo a vedere così le differenze pro e contro le vediamo durante l'affilatura. Intanto vi faccio vedere, questo è il solito col dollar sacrificale. Queste sono le condizioni iniziali, per cui non sono né tanto buone né tanto cattive. Sta lì. Allora, ritorniamo al piano di lavoro. Eccolo qui. Eccola qui la pietrozza. Cerco di metterla un pochettino più centrata. Stringo un pochettino il supportino. Allora, questa innanzitutto dovrebbe avere un grit che è più o meno la metà, meno della metà della 3000, perché questa è data tra i 1000 e 1200. Tutti i venditori seri ti dicono che la Macusa bianca, attenzione, deve essere quella bianca perché a poro chiuso, non prendete le Macusa rosse anche se sono screziati di rosso. Questa è una Macusa bianca, la Macusa rossa è buona per i coltelli, ma sui rasoi no, perché ha poro aperto, per cui il filo lo distruggete con un attimo. Questa è una pietra dove c'ho, ecco qua, mi ero scordato lo spruzzino, intanto la comincio a bagnare, così diventa pure più carina a vedersi, no? Allora, questa è una pietra dal carattere strano, usata a sola acqua, è una pietra morta. Cioè potete spazzolare sopra per mezz'ora, non succede assolutamente niente. La pietra è durissima, quest'acqua qua rimane, non si asciugherà mai, sembra un blocco di travertino. Questa è una pietra che va usata necessariamente a fanghiglia. Io adesso non sto a perdere tempo e a impicciarvi con 1000 tomo di cave diverse, vedi perché hai usato questa, allora ma è stata la pietra di sotto o la tomo di sopra. Diamantata,
600, andrebbe bene anche più aggressiva. Tra l'altro 600, come vedete, ormai consumatissima, è una diamantata che non ha più, che non diamanta più. Allora, e gli vado a sollevare una sospensione, e come vedete anche con la diamantata 600 si fa tanta fatica a sollevarla. Siamo in bisellatura, per cui la sospensione non può essere poca. Qui non è che possiamo parlare della solita sospensione fantasma, la fanghiglia quella appena accennata. Qua la fanghiglia ci vuole, qua dobbiamo, non lasciate perdere che il gold dollar che ho preparato è già bisellato, è stato bisellato 1 miliardo di volte. Però su un rasoio, se uno decide di riandare in bisellatura, vuol dire che ce n'è bisogno. Allora, vediamo un po', non è neanche troppa. Quindi c'è bisogno di asportare materiale, per cui la fanghiglia serve e deve essere di buona quantità e non eccessivamente diluita, cosa che per esempio ho fatto adesso. La diluizione un po', vedete, è troppo acquosa, però vediamo se riusciamo a recuperare, a capire come lavora sta pietra. Allora, io comincio a bisellare su questa pietra. Ta-ta, guardatela, è già partita. Quindi comincio la bisellatura su questa pietra e vedete che usata a fanghiglia, guardate qui, la pietra diventa velocissima. Vi ripeto, a sola acqua non state a perdere tempo, perché è una pietra morta. Guardate qui, adesso lo sto facendo apposta come al solito, no? A lavorare sempre sullo stesso punto per farvi vedere. Si era bloccata l'immagine. Sempre sullo stesso punto per farvi vedere la velocità di abrasione. Adesso me la pianto un attimo con i cerchietti. Perché? Perché vi devo fare vedere i marchi di affilatura della pietra. Quindi questo è, come al solito, un movimento a 2 mani con buona pressione che io faccio quasi esclusivamente quando sono a fare dei test. È chiaro che se sto bisellando un vero rasoio che mi devo passare sul viso, questo non lo faccio, perché il principio è di non farli vedere sti cavoli di marchi di affilatura, cercare di fare un filo ed un bevel il più uniforme possibile. Ma adesso stiamo valutando le capacità di asportazione del materiale, e guardate qua, guardate come cavolo è diventata sta fanghiglia. Io adesso non lo so quanto tempo è passato dall'inizio della registrazione, anzi no, lo so. Sono passati 8 minuti e 40, calcolate le chiacchiere all'inizio, calcolate la sigla, calcolate tutto, saranno almeno, diciamo, 5 minuti che sto spazzolando sulla pietra. E allora mi fermo, ragazzoli, mi fermo proprio, andiamo subito a controllare. Pulisco un attimo il rasoio. Allora, io ho levato un po' di fanghiglia, asciugo un po' il rasoio alla bruta con lo solito Scottex, tanto per levare l'acqua dal filo. Lo vado a mettere sotto il microscopio. Dove è l'immagine al microscopio? Eccola qua. Devo prendere la messa a fuoco. Guardate un po', questo è il lavoro di una 1000, anzi dirò di più, questo è il brutto lavoro di una 1000, visto che deve essere un paragone. Allora facciamo una cosa, torniamo sul piano di lavoro, facciamola qualche altra strofinata per bene.
Ormai la fanghiglia se n'è andata e questo mi dispiace molto. Facciamo quella solita ventina di spazzolate in più che magari fanno la differenza. Purtroppo avrei dovuto, ecco, per fare le cose veramente per bene, a questo punto avrei dovuto rifare completamente la sospensione, anche perché qua non mi serve avere una sospensione raffinata, sto in bisellatura, quindi ha senso togliere un fango che ha già lavorato, che si è scisso, che si è sfinato al massimo, si sono levati tutti i conglomerati, gli agglomerati di abrasivi. In questo caso non è sbagliato pulire, rifare la sospensione e continuare, sempre per avere una buona, la massima abrasività. Allora abbiamo rilavorato sopra un minutino, sto sempre a pulire quello che devo pulire. Ripeto, il gold dollar era come stava, quindi adesso scusate, vado a metterlo sotto sempre che ci riesco. Dai, come viene, non perdiamo troppo tempo, se no dice ho sbagliato, eccolo, se no dice che io i video, no, dice, avete ragione, io i video li faccio sempre troppo lunghi. Allora aspettate un attimo. Oh, che bello, guardate al centro come si capisce che quello è un ricciolo di bava, vedete il filo che si è ripiegato su se stesso. Vabbè, questo non è un problema, vogliamo togliere il ricciolo di bava, se vuole levare direttamente con la mano, dando una pulizia. Col tappo di sughero, ma non me lo so preparato, non ce l'ho. Con un passaggio con qualche passaggio sulla coramella in tela, ma non ce l'ho, non mi sono organizzato per quello. Infatti non sono riuscito a levarlo. La mano dice aiuto, la mano non è stata sufficiente. Dai, fatemi riprendere un attimo la messa a fuoco. Ok, questa è una bisellatura fatta su una 1200, che vediamo filo sfrangiato, ovviamente è una 1000, siamo in bisellatura, vediamo un tipo di finitura diciamo satinata, perché le righe che si vedono le ho volute creare apposta con quel movimento sbagliato. Quindi cerchiamo di ricordare questo come ci giriamo, provo a muoverlo, ma vedete c'è qualche ricciolino di bava. Devo prendere un rasoio migliore, perché poi adesso noi chi ce lo dice che aiuto, il gold dollar già stava distrutto, essendo quello sacrificale magari stava già distrutto di suo. Ok, questa è una bisellatura. Posso andare a spasso da qualche altra parte? Qui c'è il ricciolino, ma è carina. La voglio riprendere un attimo. Guardate, c'è un po' di bavettina adesso che è capitata alla sinistra dell'immagine, però insomma si capisce. Questa è una bisellatura fatta sul naturale. Adesso che succede? Adesso dobbiamo fare la prova. Quindi via questa e arriva quest'altra. Quindi Naniva Pro, pure questa molto dura. Qui non serve neanche fare, io di solito faccio sempre una leggera sospensione anche sulle sintetiche per evitare che si intasino subito, però qui riprendiamo il rasoio, anziché chiacchierare, chiacchiero, ma nel frattempo muovo il rasoio sulla pietra e me la spippacchio. Allora, anzi, uso le due mani anche qui, intanto per fare gli stessi movimenti e anche qui per andare in velocità
ripeto, è un test, non è un'affilatura vera. Con questo filo nessuno si farà mai la barba. Quindi intanto guardate, anche qui c'è velocità, e vi dirò da come, da quello che sto vedendo, sono entrambe pietre classificabili come veloci, ma forse la Macusa forse ha grattugiato un po' di più, un po' più velocemente. Quindi, calcolando che questo è praticamente il top del basso grit, del medio basso grit, il 3000, questo lo sappiamo, lo possiamo dire, possiamo parlare di grit senza che nessuno si offenda, è una sintetica. Quindi qui siamo a una pietra che costa 100 euro e qualche cosa, perché la pietra costa 100 euro, adesso il prezzo preciso non me lo ricordo a memoria, poi mettete le spese di spedizione eccetera eccetera, diciamo che 100 euro non bastano. Pietra veloce, pietra che ha di ottimo, ecco vedete il fatto, si è sporcata ma non si è intasata. Quindi primo paragone, sulla velocità diciamo che sono pari, sull'intasamento diciamo che sono pari se uno prende il top, però vedete qui che cosa è rimasto, qualcosa rimane. Sulla naturale da bisellatura a poro chiuso non rimane assolutamente niente, quindi diciamo velocità andiamole alla pari, va. Questo come lo possiamo chiamare? La resistenza all'intasamento ottima la Naniva, ma la Macusa vince. Allora, così come ho pulito quell'altra, vado a pulire anche questa. Quindi appena ripulito il rasoio, una bella asciugatina come al solito. Io abbasso, scusate, abbasso le mani, esco fuori inquadratura, ma insomma un minimo devo stare comodo pure io. Mo vabbè, fai video però. Ok, vado a rimettere il rasoio sotto lo microscopio e sempre che riesco a beccare, non sto beccando un cazzo di... detta la parolaccetta. Ecco, qualche cosa ho trovato. Qual è? Qua. Adesso devo mettere a fuoco, chiaramente cerco sempre di mettere a fuoco sul filo e non sul bevel, anche se il bevel rimane a fuoco. Allora, facciamo due ragionamenti anche qua. Partiamo dalla cosa più importante, dal filo. Onestamente, poi voi quando vedete questo video potete sempre stoppare, tornare indietro all'altra visualizzazione sul microscopio, riguardare l'immagine, poi ritornate qui e la rivedete di nuovo. Una era un 1000-1200, questa è un 3000, quindi qualche cosa che è più del doppio in finezza. Il filo, vediamo, ho perso un po' di... Il filo mi sembra più o meno nelle stesse condizioni. Scusatemi, c'era qualche ricciolo di bava sicuramente in più sulla Macusa, questo mi sembra più pulito, scusate un attimo, andando a vedere intorno, vedete pure qui qualche cosa, vediamo se riesco a mettere a fuoco qui. Qualche ricciolino, vedete qualche ringrossino sul filo, adesso si vede di più sul lato destro. Quindi diciamo che a livello di lavoro sul filo
vedi pure qui c'è una cippatura, però probabilmente c'era ancora prima. Prendo una parte media, ecco, una parte mediana dove non vedo né grosse qualità ma neanche grossi difetti. Quindi diciamo che il filo più o meno ha lo stesso livello di finitura e tutto sommato anche sul bevel non vedo grosse differenze. La differenza dove sta? Che qui i marchi di affilatura si vedono tutti, tuttissimi, anche se è sbagliato. Perché? Perché questa è una pietra che è lucida, mentre l'altra che vi ho fatto vedere è una pietra che fa sateninatura. Quindi alla fine, conclusione, minchia 20 minuti, stavolta riesco a farlo corto sul serio il video. Volevo fare un'altra prova adesso, riprendere di nuovo la Macusa, ma non lo faccio. Allora, aspettate, fatemi prendere il piano di lavoro. Rimetto le due pietre utilizzate una a fianco all'altra. Pro e contro. Partiamo dai pro di una e dai pro dell'altra. Pro della sintetica, anzi pro della Naniva 3000 Pro, scusate il gioco di parole, professional. Allora, intanto come tutte le sintetiche il pro è che è uniforme e prevedibile, fatta in fabbrica, per cui quando io la compro so che cosa mi devo aspettare da questa pietra. Lo so da prima, non ho bisogno di fare test su quella pietra. Si sa, è una 3000 di fascia altissima, per cui è bella densa, carica di abrasivi, quindi è anche molto... Mannaggia la miseria, ogni tanto mi sei ribloccata un'altra volta l'immagine. Ma chi se ne frega, non ce lo metti? Aspetta, vediamo se qui funziona. Ritorniamo a qui e ritorniamo a qua. Vabbè ragazzi, scusate, adesso non lo tocco più l'immagine così. Stiamo parlando della Naniva. Quindi il pro è sicuramente quello, la prevedibilità, l'uniformità della pietra, ma ripeto, è un pro diciamo comune a tutte le pietre sintetiche. Adesso, pro invece della pietra naturale. Sicuramente come pro ha il prezzo decisamente inferiore. Come pro, avete visto da quella piccola prova fatta, è che è una pietra molto molto rispettosa del filo e del bevel. È una pietra che ha un grit stimato la metà rispetto alla sintetica e ripeto ancora una volta, la stiamo paragonando a una sintetica di lusso, e con tutto che ha un grit stimato molto più grossolano invece è stata molto molto rispettosa del filo e del bevel, al punto che i risultati visivamente erano molto 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 sovrapponibili. Quindi altro pro, è una pietra eterna, perché se poi le andiamo a vedere, questo è lo spessore di una e questo è lo spessore dell'altra. Questa chiaramente, essendo il top di gamma, è anche molto dura, per cui anche questa durerà una vita, ma questa dura una vita. Questa dura generazioni e generazioni, è praticamente impossibile consumare questa pietra. E calcolate che ne ho altre, questa è la piccolina. Andiamo ai contro. Beh, il contro di questa sintetica è sicuramente il costo, perché per arrivare a questi risultati bisogna mettere mano al portafoglio e spendere 2 volte, quasi 3, il prezzo di questa naturale. Quindi
diciamo che sicuramente il prezzo non depone a favore. Poi ricordiamoci, questi hanno fondamentalmente pareggiato, ma se qui non ci fosse stato un top di gamma, ma ci fosse stato un altro tipo di pietra, il risultato come sarebbe stato? Quindi diciamo che per pareggiare le prestazioni di questa ci vuole un top di gamma. Un contro invece della Macusa, beh, come tutte le pietre naturali, è sempre un terreno all'otto. È materiale abbastanza uniforme, quindi anche sulla Macusa si rischia, ma non tantissimo, però comunque è naturale, quindi si rischia un pochettino. Non tutti gli esemplari sono performanti allo stesso modo, mentre qui l'uniformità è garantita dalla ditta, è garantita dal sistema di produzione. Quindi alla fine, così concludo con grande soddisfazione, concludo senza fare video, 26 minuti, dai, chiudo entro la mezz'ora. Quindi, piccolo test al volo, bisellatura su naturale o su sintetica? Differenze? Poche. Differenze poche. Chi conviene? Conviene per esempio su sintetica a tutti quelli che poi vogliono fare tutta la sequenza su sintetica. Perché? Perché la sintetica di base lucida, quindi fare una bisellatura, creare un bevel con una 3000 sintetica, poi per non perdere tutto il ben fatto bisogna continuare l'affilatura su sintetica, quindi fare tutto molto lucido e quindi arrivare con un bevel con filo nel migliore dei modi possibili, anche con un bevel molto lucidato, e a quel punto io la vedo molto idonea questo tipo di progressione, per esempio per tutte le pietre europee che fanno fili, e anche le americane, che fanno fili bellissimi con cui ci si rade benissimo, che però non hanno capacità di satinatura, per cui faccio tutto sulla sintetica e poi uso una naturale per addolcire il filo, ma una naturale che non mi satina, per cui penso a tutte le ardesie, belghe comprese, so ardesie, la famiglia è delle ardesie, ma le vogliamo nominare a parte, le belghe, le altre ardesie europee o le ardesie inglesi, le ardesie pure quelle americane, l'ardesia verde del Vermont, le pietre ad olio, quindi le novaculiti, in America le Arkansas, in Canada le Wild Rose, in Inghilterra andiamo con le Charlie Forrest, le Water of Air, insomma faccio tutto su sintetica, finisco con una bella pietra naturale ma che non satina. Invece parto con una bisellatura su pietra che satina, perché se usata in un altro modo va sicuro, avrei fatto vedere una satinatura di quelle ruffiane senza nessun segno, invece avete visto quanto sono stato a zappare sulla pietra. Sto chiacchierando, controllo sempre il tempo, non voglio esagerare. Quindi la pietra naturale, vantaggi abbiamo detto, costa molto di meno, dura una vita perché questa è piccola di spessore, ma stiamo parlando dei 4 centimetri, è una cosa sconfinata. Se vado a prendere quella grossa vi mettete paura, perché è veramente grossa e alta, saranno 7 centimetri di spessore. Quindi i vantaggi sono il prezzo basso, lo svantaggio è che non c'è mai troppa uniformità tra esemplare e esemplare, o quantomeno c'è sempre una minima discrepanza tra le prestazioni di ogni esemplare, però è quella buona per fare una progressione tutta naturale e quindi tutta su satinatura, in questo caso perché sto parlando di una bisellatura giapponese, pietra giapponese. Quindi mi faccio un bel bevel già
con un bel principio di sanitanatura, poi continuo con un medio grit che può essere una Momiji-Yama, una Umaji-Yama, una Narutaki che già è una prefinitura, quindi un medio grit alto, o una Tsushima, una Takashima, che pure lì stanno le Takashima da finitura, però stanno le Takashima che navigano intorno al medio grit, un 4000 per dire, anche se insomma, io mo do le vasto vizio di nominare il grit sulle naturali, però per farci capire. E quindi farsi tutta la progressione in satinatura, avere un bel filo alla fine con un bel bevel satinato, e lì parte la pietra da finitura. A questo punto non quelle che abbiamo nominato prima, le ardesi, le europee, eccetera eccetera. A quel punto si continua, per esempio sempre con le giapponesi, andiamo a cercare una pietra che è fine ma con un grosso potere satinante, per cui andiamo a trovare le classiche Shobutani, andiamo a trovare le Uzuku, andiamo a trovare le Nakayama, le Oira, insomma le pietre in Giappone, le cave non mancano. Quindi, boys, io mi fermo qui. V'ho voluto solamente, sto prendendo le pietre, v'ho voluto solamente far vedere due sistemi di bisellatura, sintetico e naturale. Sintetico e naturale. Volete il risultato finale? Non c'è, perché è fondamentalmente una questione di gusti ed è una questione di cosa ho in mente di fare, come voglio progredire, come voglio affilarmelo questo rasoio. E da lì cominciare a prendere delle decisioni. Ce n'è una meglio dell'altra? Per me sì, ma non ve lo dirò mai, perché chi sceglierà di partire da una bellissima bisellatura sintetica non sbaglia, così come non sbaglia chi invece vuole bisellare con la naturale. Quindi vi ho fatto due esempi, adesso sta a voi come progredire in affilatura, come iniziare e progredire. Mo mi fermo perché ho sballato di 2 minuti, sto a 32 minuti. Quindi un salutone a tutti quanti, un ciao popolo a tutti quanti e ci rivediamo con un altro video prima o poi. Ciao popolo!